Eh già, mi avevate avvisato. Clair Obscur Expedition 33. GOTY, gioco dell'anno 2025. Ehi, sono Tiranno Matto, ben ritrovati, ben ritrovate in questo video un po' particolare. Non sono però qui a parlare soltanto dell'exploit incredibile del gioco dell'anno, che assolutamente dovrò recuperare, mea culpa, quindi non ne parlo più di tanto. Sono qui principalmente per parlarvi, tra aspettative e delusioni, di tutti gli annunci che secondo me sono stati i migliori ai Game Awards di quest'anno. Ci sono state parecchie assenze in realtà, da The Witcher 4 a Grand Theft Auto 6 a The Elder Scrolls 6 e un insieme di altri RPG, la lista è molto lunga. Quindi direi bando alle ciance e dritto al sodo. Per me il più grande annuncio di questo Game Awards è stato Total War Warhammer 40.000, ma vi rimando a questo video per parlare di ciò. Le menzioni degne di nota invece, con anche un po' di critica, sono le seguenti, ce le leviamo subito. Blizzard, ci hai messo così tanto a tirare fuori il paladino dal cappello, infatti per Diablo 4 è già disponibile da oggi la nuova classe. Ma la nuova espansione Lord of Hatred con Mephisto come cattivone definitivo finalmente arriverà il 28 aprile del 2026. Altra nota di merito un pochino anticipata per gli amanti dei free to play shooter, arriva High Guard dagli sviluppatori di Titanfall e Apex, promette molto bene e dal 26 gennaio 2026 uscirà, quindi è proprio un'uscita qui a breve, vedremo un po', magari lo copriremo sul canale, non lo so, non è proprio il mio genere al 100%. Poi abbiamo un grandissimo annuncio di ritorno e ripresa di una saga che ha fatto la storia. Tomb Raider arriverà con la remastered di Legacy of Atlantis nel 2026, mentre con un nuovo capitolo Catalyst nel 2027. Se siete degli amanti di Lara, saranno anni d'oro per voi. Nota di merito e demerito in realtà un po' come per la Blizzard. Prendiamo questi annunci con le pinze. Dalla Wizard of the Coast, con tutte le magagne e le problematiche che possiamo tirare in ballo sull'azienda, arriveranno un titolo di Dungeons and Dragons di cui si sa relativamente poco. Dal titolo molto promettente Warlock, questo nuovo Forse RPG arriverà in accesso anticipato nell'estate del 2026 e dovrebbe arrivare definitivamente nel 2027. Inoltre Exodus, un RPG science fiction, anch'esso sviluppato dalla Wizard of the Coast assieme ad Archetype, dovrebbe arrivare nel 2027. Non è che io mi fidi tantissimo, staremo a vedere, li terremo d'occhio. Ultima menzione degna di nota, For Loop, proprio dal game designer di Left 4 Dead e da J.J. Abrams, ecco una nuova iterazione del co-op a 4 giocatori per eccellenza. Ambientazione nuova, science fiction, in cui verremo completamente respawnati da un 3D printer biologico tutte le volte che moriremo nella difesa della Terra dagli alieni. Passiamo ora al grande titolo, il grande reveal che Jeff in persona aveva già un pochino anticipato con un'immagine criptica. Divinity dall'Arian Studios. Sarà un sequel? Sarà una ripresa della saga? Sarà un retold della storia? Non è chiaro, ma il trailer è veramente brutale e che non consiglio di guardare ai deboli di stomaco, motivo per cui non ne parliamo granché, ma ho grandissime aspettative. Non vedo l'ora. Il nuovo capolavoro Larian nell'universo originale di Sven Vincke e compagnia. Non sappiamo ancora quando uscirà, ma proprio per collegarmi a questo gravoso problema del facciamo l'annuncio di un annuncio del forse arriverà, è stato annunciato dal creatore di Knights of the Old Republic e Mass Effect il nuovo Star Wars The Fate of the Old Republic. Trailer letteralmente stellare che ci riporta indietro ai fasti della BioWare e della grande narrativa science fiction dall'universo espanso più amato di sempre. Avete capito, Disney? Lontano le grinfie topesche dal nostro Star Wars. Speriamo, staremo a vedere quando arriverà. Altro enorme annuncio dal mondo RPG, Solasta 2 sta arrivando, abbiamo la data il 12 marzo 2026.
questo classico RPG basato sulle regole della quinta edizione di Dungeons and Dragons e sequel di un bellissimo primo titolo, Solasta Crown of the Magister, con un cast stellare, un sacco di risorse che lo porteranno a un nuovo livello di sviluppo e di qualità. Sarà in grado di rivaleggiare con Baldur's Gate 3? Lo scopriremo insieme, perché ci guardo con molta attenzione e intendo giocarci. Ultimo, ma non per importanza, il sequel di Lords of the Fallen. Ne avevamo già parlato in passato quando è stato annunciato per la prima volta, e anche se non viene ancora confermata una data d'uscita, è previsto per il 2026 e nel frattempo c'è un ennesimo aggiornamento del titolo Lords of the Fallen, l'update 2.5. In realtà davvero sono più le assenze a pesare rispetto agli annunci, e devo dire che per quanto alcuni titoli mi abbiano riempito di hype, avrei preferito dormire stanotte. E voi invece? Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Siete soddisfatti di aver dormito, di aver recuperato con qualche recap qui sul tubo? Oppure davvero tutti gli annunci, anche quelli che non ho citato, vi hanno soddisfatti? In tal caso, quali? Sono curioso, davvero. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi e di essere arrivati fino alla fine. Direi che nel rispetto del vostro tempo, questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere, perché Tiranno Matto out.